Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Old Timer. Oggi vi parleremo di BMW Z8 dalla riva del lago di Caldaro, in compagnia del nostro graditissimo ospite Roland. Ciao Roland, benvenuto. Ciao Davide, grazie. BMW Z8, motore 8 cilindri a V, dalla cilindrata di 4.941 cm3, che eroga 400 cavalli di potenza per una velocità limitata elettronicamente di 250 km/h. Si tratta in verità dello stesso propulsore già utilizzato per la BMW M5 E39. Dal 2000 al 2003 ne furono prodotti 5.703 esemplari. Fu l'agente segreto 007 Pierce Brosnan, James Bond, nel film Il mondo non basta, a farmi conoscere questa bellissima vettura, la BMW Z8. BMW Bayerische Motorwerke. Nella seconda metà degli anni 90 cominciò a pensare ad una vettura che potesse competere con le Mercedes-Benz classe SL. Progettata da Erich Fisker, però, si riconosce lo stile del designer americano Chris Bangle, un designer che ha rivoluzionato lo stile di grandi marchi europei, collezionando successi dalla Opel alla Fiat, fino, appunto, alla BMW, dove lascia il segno introducendo un inedito corso stilistico. Fu così che nel 1997, al Salone dell'Automobile di Tokyo, fu presentato il prototipo denominato BMW Z07, da non confondere con la mitica BMW Roadster per eccellenza, la BMW 507. Sì, proprio quella per cui persino Elvis Presley perse la testa. Ma torniamo a parlare della nostra Z8. Il debutto mondiale avvenne 2 anni più tardi al Salone dell'Automobile di Los Angeles, visto che il mercato statunitense sarebbe stato di primaria importanza per un'autovettura come la Z8. Cominciò così la carriera commerciale della Roadster bavarese. La Z8 è stata realizzata attorno a un telaio in alluminio dai livelli di rigidezza più che doppi rispetto alle Spider tradizionali. Motore anteriore, trazione posteriore, cofano lungo, abitacolo arretrato. Classica, la coppia di sfoghi d'aria dietro i parafanghi anteriori, elemento, questo, che richiama la 507 di 45 anni prima. La calandra a doppio rene ha uno sviluppo orizzontale, distaccandosi dagli altri modelli della casa ed ingloba le luci abbaglianti. I fari sono a tecnologia Xenon. Nata come roadster, la Z8 può trasformarsi anche in una quasi coupé, grazie all'hardtop, che può sostituire la classica capote in tela nei mesi invernali. La plancia è avvolgente, con modanature in tinta carrozzeria. Il volante ha delle razze sottili e la strumentazione è in posizione centrale. Il sistema di navigazione satellitare è a scomparsa nel vano inferiore all'impianto di climatizzazione. La vettura non proponeva nulla nella lista degli accessori a richiesta. Nel 2003 la produzione della Z8 fu interrotta, purtroppo, senza un erede. Roland, innanzitutto devo farti i complimenti perché la macchina è veramente bellissima. Grazie. Sinceramente, stilisticamente, una delle macchine più belle che abbia mai visto. Ma tu come hai fatto ad entrare in possesso
di questa vettura? Raccontami un po'. Io l'ho vista in Germania, in un concessionario della BMW, era lì nell'angolo esposta, ho detto, ma ho chiesto subito se è in vendita e poi 5 minuti l'abbiamo fatto. Ah, Sì. perché come a me ti è piaciuta così, diciamo un amore a prima vista o perché l'avevi già vista da qualche Sì, altra parte? già dal film di James Bond, no? L'ho vista lì, mi piaceva moltissimo e poi la prima volta vista dal vivo ero in Vaduz, in Liechtenstein. Sono passato per la strada, c'era una concessionaria BMW e l'è esposta lì. Poi ho girato, sono andato lì a vederla, però lì non poteva permettermela, no, ancora. Anche noi, cari telespettatori, aspettiamo sempre che la vita ci possa aiutare per anche noi un giorno poter diventare proprietari di una bellissima vettura come la tua. Roland, tu conosci la storia della Bayerische Motorwerke? No? Allora te la posso raccontare io brevemente. I due colori, il bianco e l'azzurro, sono i due colori della Baviera, Bayerische. Mentre la Bayerische Motorwerke costruiva praticamente i motori per gli aeroplani. E da questo deriva questo simbolo che non è altro che un'elica. Bisogna sempre partecipare ad una puntata di Old Timer per conoscere la storia. Adesso mi piacerebbe che tu mi facessi vedere anche questo gioiello Sì. del motore, perché è un gioiello della tecnica. Cari amici, 8 cilindri a V. Che spettacolo! Certo che è più pulito della cucina di casa mia. No. Devo dire che non c'è nemmeno un dito di polvere, niente. Mi dà l'impressione che gli stai molto dietro oppure la usi molto poco. Tutto. Tutte Sto e due. dietro e Tutte uso e due. poco, sì. Quanti chilometri ha la macchina? Io l'ho presa con 89.000 e adesso dopo 3 anni ho su 90.050 qualcosa. E praticamente hai fatto solo 1000 chilometri in 3 anni. Eh sì, io vado solo col Veteran Club a fare i giri nei raduni e lì... E quindi le usiamo veramente molto poco. Sì. Devo dire che è fantastico, proprio gli ingegneri della BMW hanno fatto veramente un capolavoro, non solo stilistico, ma anche meccanico, veramente eccezionale. Senti, andiamo a vedere anche il baule? Sì. Spazioso. E questo sacco che Questo cosa è contiene? per chiudere. Ecco, sta fuori così. Ah, è la copertura E poi dovresti, sì, elegante, in cuoio. direi anche questa copertura. Senti Roland, a livello meccanico trovi sempre i pezzi di ricambio o ci sono problemi? Ma sì, ho avuto pochi problemi fino adesso. La BMW ha garantito che trovo i pezzi per 50 anni. Ah, Sì. mi sa che da qui in avanti dovremo comprarci tutti una BMW Z8 per trovare i pezzi di ricambio perché con i tempi che corrono, chip e non chip, forse anche la cappotta è elettrica. Sì. E da qua devi tirarla a mano. Eccola. Quindi semplicissimo chiudere Sì. in caso di pioggia. Fatto va anche molto svelto, no? Pochissimo tempo. Lo riapriamo? Sì. Bene Roland, direi che resta pure lì al tuo Sì. posto, direi che
siamo pronti per fare questa prova emozionante. Comoda nel salire, devo ammettere. Aspetta che da buon anziano ti devo coprire. Eccoci. Un viaggio emozionante. Eccoci Roland. Ce l'abbiamo fatta. Molto silenziosa nonostante questo 8 cilindri, no? Sì, non è troppo, come si dice, rumorosa. Sì, che non ti dà fastidio. È un tono molto basso, no? Sì. Sì, adesso è su sport, no? Ed è anche piacevole. Sì, non dà fastidio proprio. I sedili sono anche belli avvolgenti, si sta proprio comodi. Senti Roland, allora raccontami la tua famiglia cosa ne pensa di questa tua passione. Sì, la mia compagna è anche soddisfatta perché a lei piacciono tutte le macchine, andare anche un po' veloce e guida anche bene lei. Ah, ogni tanto gliela fai provare allora? Sì, sono un paio di macchine, lei va con tutte perché le piace e io sono lì vicino. Sai ben com'è, no? Quando tu sei vicino è sempre un po' diverso se come guidi. Certo, certo. Si dice sempre che l'uomo ci tiene talmente tanto alla sua macchina che non la darebbe mai, non la impresterebbe mai alla propria compagna o moglie che sia. E invece questo mi fa piacere perché... No, perché so che lei guida bene proprio. Avete tranquilla. fatto anche qualche corso di guida sicura? Io ne ho fatto un paio, sono stato anche a fare dalla Porsche fuori con una Porsche 2 giorni e anche con la moto ho fatto un paio proprio e lì impari molto, sai? Ogni tanto facciamo un giretto anche noi, prendo un gelato, un caffè così per promuoverla, sì. Ma è anche bella da guidare, no? Proprio... Vedo che è anche facile, nonostante abbia questo muso che sembra infinito. Ho visto la carrozzeria perfetta e via. Hai fatto qualche trattamento particolare o è proprio lei ancora così bella, io l'ho brillante? Fatto dare un po' di pulirla, come si dice, lucidarla, tutto lì. La macchina era perfetta. E io la lavo sempre a mano, no? Perché io tutte le macchine... Anche perché è un nero pastello, quindi conviene... devi stare attento che ci sono polvere prima col pulivapo, tirare via tutto e poi a mano sempre, anche asciugare. E questo lo fai te? Sempre, tutto, sì. Non che lo fai fare... No. Gli inglesi per esempio usano sempre il sabato pomeriggio, lo dedicano alla pulizia dell'auto. Sì. In Inghilterra è proprio sacro, il sabato pomeriggio si pulisce l'auto. Se stai dietro sempre non è un gran lavoro, no? Certo. Gli pneumatici non ho guardato l'anno e anche quelli li cambi spesso? Sì, ancora detto banno, ho chiesto quando l'ho presa 3 anni fa. Io consiglio ai nostri telespettatori, specialmente sulle auto storiche, noi è vero le usiamo molto poco, quindi il battistrada lo consumiamo veramente poco, però la gomma si indurisce e quindi poi specialmente non è più in inverno non è più così sicura, e quindi consiglio massimo 6 anni e poi di sostituirli. A volte questa sostituzione ci salva anche la vita, perché poi quando sono dure... Mio padre mi ha sempre detto freni e gomme non devi mai risparmiare, perché quello è la tua vita, no? certo. Too many noises
rushed our choices, future came and left like ghosts. No more messing, no caressing, heavy penning on the walls. How I did it to myself, craving a hip, practice last sleep, now my bed is cold inside. You let it burn, spat on a fuse. The table stand, the scrolls were loose. I guess you had lied. I wish you fall off from my window, take a bad trip to the ground. Ooh. And bring my pleasure, see pressure just before you break a bone. I wish you fall off from my window, take a bad trip to the ground. And bring my pleasure, see pressure just before you break a bone. I wish you fall off from my window, take a bad trip to the ground. Bene Roland, è stato veramente un piacere, Anche per è me. stata un'esperienza, devo dire, fantastica. Grazie. Grazie anche a te. Prima di salutarci, vi do appuntamento alla prossima settimana per un'altra imperdibile puntata di Old Timer, dove ci occuperemo delle mitiche Rolls-Royce e Bentley, le cosiddette auto della regina d'Inghilterra. Un caro saluto a tutti. Ecco, fermati lì, fermati lì, fermati lì, fermati lì. Bravo, bravo. Perfetto. Adesso l'altro ha capito dietro, sta un po' indietro.